Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Andrea Io sono Anita, e come sempre questo è curiosando Lanzarote. Questa sera ragazzi vi terremo compagnia per un po' di minuti, quindi mettetevi comodi sul divano perché è arrivata la grande sera dell'estrazione del soggiorno che Curiosando Lanzarote ha messo in palio per uno di voi. Quindi come vi ha detto Anita, mettetevi comodi e attivate i sottotitoli. Perché? Perché il nostro canale è sottotitolato in 4 lingue: italiano, spagnolo, tedesco e inglese. Quindi vi diamo il tempo di attivare i sottotitoli e poi partiamo con il video. Bene amici, innanzitutto vi spieghiamo un po' come funziona e come è strutturata questa Premiere, perché visto che abbiamo finalmente superato i 1000 iscritti, abbiamo la possibilità di poter attivare la super chat durante la Premiere. La super chat dà la possibilità a voi che ci guardate di poter dare un contributo al canale. Tutti i contributi che arriveranno direttamente da voi verranno utilizzati al canale, verranno utilizzati da noi per migliorare e poter fare dei contenuti sempre più interessanti e più belli per voi. Quindi con i contributi che ci darete, Innanzitutto direi che potremmo prenderti un telefono nuovo visto che il tuo è quasi alla frutta. esatto, verranno utilizzati il 100% per magari prendere attrezzatura nuova, per poter prendere degli apparati tecnologici per consentirci. E quando sarà comunque il momento vi renderemo partecipi dei nostri acquisti. Chiaramente. È giusto che sia così. Vi vogliamo solamente ricordare che purtroppo YouTube si tiene il 30% dei vostri contributi. Queste purtroppo sono tasse che, ahimè, ci tocca pagare e ci sono. Quindi nella Premiere, nella Super Chat, potete farci donazioni oppure potete comprare i super sticker per poter interagire con noi all'interno della chat. Perché sì che questo è un video che abbiamo ripreso ieri giustamente per poter mettere tutti quanti i sottotitoli e per poter creare un contenuto, spero, carino, ma noi saremo, diciamo, noi saremo in quel momento con il nostro, in questo momento, certo, con il PC davanti, pronti a rispondervi, a chiacchierare con voi e a interagire. Voi scriveteci nei commenti. Innanzitutto, cosa molto importante, ci farebbe molto piacere che voi mettiate un mi piace a questo video. Diamo il tempo? Quanto gli diamo? Diamo un tempo, Gli diamo un minuto? Un minuto, quindi 60 secondi a partire da adesso e vogliamo vedere quanti mi piace ci saranno tra 60 secondi sotto il video. Pronti? 3, 1, 2, 1, vai!
Scusate ragazzi, il video è durato un po' più di 1 minuto, ma in questo modo abbiamo potuto dar tempo a qualche ritardatario di unirsi alla premiere. Finito tutto questo, possiamo iniziare, visto che ci hanno parecchie persone, parecchi di voi, ci avete chiesto da quanto tempo siamo qui, come mai siamo venuti a Lanzarote. In questo video volevamo un po' raccontarvi la nostra storia, sia privata, che raccontarvi come è nato questo progetto, che a nostro parere è un bel progetto, del canale YouTube. Ma partirei subito raccontandovi come mai siamo finiti proprio qui a Lanzarote. Tutto è cominciato nell'agosto del 2015, quando per la prima volta siamo venuti in vacanza qui e ci siamo fermati per 15 giorni. Diciamo che la prima settimana noi siamo stati per 15 giorni, abbiamo soggiornato a Costa Teghise. La prima settimana abbiamo voluto veramente vedere dove eravamo e quindi non abbiamo affittato la macchina e abbiamo girato per una settimana Costa Teghise in tutti, abbiamo girato tutte le vie. Sì, a piedi. Camminando abbiamo girato tutta Costa Teghise, abbiamo visto tutte le varie spiaggette, spiaggettine, posti nascosti, insomma abbiamo girato tutto. La seconda settimana invece abbiamo affittato la macchina e ci siamo andati veramente a godere l'isola. E da lì direi che è partito l'amore per questo posto. È stato dubbio. amore. Anche, comunque siamo stati, diciamo, già dai racconti delle persone che erano venute in ferie qui prima di noi, già ci avevano dato un'idea di cosa poteva essere Lanzarote, però poi veramente vivendola e vedendola con i nostri occhi, lì è stato veramente amore a prima vista. Dopodiché siamo ritornati in vacanza l'anno successivo, giusto? Dopo 2 anni. Dopo 2 anni e ci è spiaciuta Ancora di più, cioè è stata la conferma, direi. la conferma che era un bellissimo posto. Un bellissimo posto dove, aggiungo, si vive tranquillamente, Esatto. hai un clima ottimo tutto l'anno, No, è il perché clima più bello che ci possa essere al mondo, perché è sempre un clima mite, piove raramente, non ci sono insetti, non ci sono zanzare. questo lo dice perché a lui lo pungono. Esatto, e quindi per me ottimo. Vabbè, ma tornando a noi, Siamo è tornati successo a casa che dopo la siamo seconda esatto. vacanza Dopo la seconda vacanza e da lì e da lì già iniziava a esserci un pensiero di un eventuale trasferimento, però avevamo io il lavoro fisso, io anche. avevamo 2 bei lavori, casa di proprietà, quindi non avevamo neanche spese, vivevamo bene, non ci mancava nulla, però c'era quel qualcosa che soprattutto a me mancava, che era la libertà, non essere schiavi del lavoro, perché purtroppo in Italia, non so voi Da dove ci state da seguendo? dove ci state seguendo, ma in Italia si è arrivato a un punto dove le persone vivono per lavorare e non lavorano per vivere, e questo sinceramente per me era un peso, era veramente un peso. E così Così nel nel febbraio del 2018 ho detto, sapete che c'è? ci proviamo. Io me ne vado. Quindi sono partito per prima io, ho fatto su bagagli e burattini
aereo solo andata, Baracca e burattini si dice, baracche e burattini. non bagagli. Vabbè, io ho Va fatto bene. sui bagagli, Perdoniamolo. perché non avevo la baracca, l'ha venduta lasciar là. Va bene. Baragli e burattini, e sono arrivato finalmente qui a Lanzarote. Diciamo che all'inizio non è stato facilissimo, perché stando da solo in un posto dove praticamente non conoscevo nessuno, soprattutto la sera al rientro a casa un po' di malinconia c'era, sono chiaro, ve lo dico. Però ho continuato, ho fatto il corso da bagnino. Dopo praticamente un mese e mezzo che ero arrivato, ho iniziato subito a lavorare, e per i primi 10 mesi non ho fatto altro che imparare il più possibile la lingua. Ho cercato di sistemarmi con una casa, comprare una macchina, cercare il più possibile di sistemarmi nell'attesa che arrivasse questa signorina qui, che era ancora lì titubante, indecisa. Digli, raccontagli. No, è vero, non posso dire niente, Raccontagli. però parecchi di voi magari lo sanno, alcuni no. In amore si fanno anche queste scelte, e quindi io per amore ho deciso successivamente di raggiungerlo e di vivere in questa splendida isola. Quindi quando è arrivata siamo stati ancora per qualche mesetto a Costa Teghise, e poi Aspetta, prima di proseguire con e poi puntini puntini, vi facciamo vedere un sì? video di Costa Teghise. Adesso ragazzi parlo un po' io, perché lo sapete che lui poi diventa logorroico. Come diceva Andrea, io sono rimasta in Italia inizialmente per 10 mesi, ma in questi 10 mesi sono venuta diverse volte qui chiaramente a trovarlo, e più passava il tempo e più mi accorgevo che lui in realtà era molto sereno. Certo, un pochino la mancanza mia e della famiglia si sentiva, però la vita qui lo rendeva sereno, lo rendeva più felice, e allora ho deciso che era il momento che anch'io mi trasferissi qui. Sono arrivata nell'isola, ho conosciuto alcune persone tramite lui, chiaramente, che era già qua da un po' di tempo, e lavorando lui inizialmente mi sono presa un po' di tempo per capire l'isola, per ambientarmi.
felicissima di questo, ho iniziato a imparare un pochino lo spagnolo, soprattutto interagendo con le persone che vivono qui, le persone del posto, che sono persone amabilissime e dove se possono ti aiutano senza fare tante domande, senza invidia. E così è iniziata la mia esperienza. Ho iniziato a lavorare, ho trovato un lavoro che avevo praticamente fatto solo come hobby per aiutare un'amica e ho iniziato a lavorare in questa pasticceria caffetteria, dove mi sono veramente accorta che qui a Lanzarote puoi vivere lavorando, ma soprattutto puoi vivere, perché oltre al lavoro la vita qui è molto più serena, non hai la frenesia, non hai il traffico, non hai tutto quello che in Italia almeno parlo per l'Italia perché chiaramente vivevo lì, ti portava nervosismo, stress. E quindi per trovare un posto dove vivere senza stress e nervosismo siamo andati a vivere per il primo anno a Punta Mujeres, quindi vi faccio vedere uno dei primi video che abbiamo fatto, dove non era una risoluzione perfetta. No, era proprio il primo video. Era il primo video, ho detto uno dei primi, vabbè, lui deve sempre mettere la ciliegina sulla torta. Parla tu. Ecco, era il primo video che abbiamo fatto e ve lo voglio riproporre nel caso in cui qualcuno se lo fosse perso. Vai regia!
Bene, questo era il primo video del canale. Il progetto è iniziato, diciamo, per gioco, perché purtroppo... Per gioco e per passatempo. Sì, per gioco e per passatempo, esatto, perché come l'avrete magari passato anche voi, a marzo, chiudendoci tutti in casa, anche l'hotel dove lavoravo ha chiuso e attualmente è ancora chiuso perché hanno preso la palla al balzo per fare le varie ristrutturazioni del caso. Quindi io mi sono ritrovato da un giorno all'altro semplicemente senza lavoro, e per passare il tempo, per noia, ho deciso, ho detto, bah, proviamo a fare a mettere in piedi un qualcosa che possa che possa tenere compagnia in qualche modo. Compagnia alle persone che erano nella stessa nostra situazione e che possa far vedere Lanzarote con gli occhi con cui la guardo io. E quindi ho detto, perché no? Proviamo a fare qualche video. All'inizio, devo essere sincero, stare davanti a un telefono tutto traballante, guarda, questo ce l'abbiamo ancora. Questo telefonaccio qui è morto, non ha superato il test. No. Stare davanti a un telefono e parlare a uno schermo. Sì, a uno schermo, più che a uno schermo, a un puntino che è la videocamera. Mi faceva un po' strano perché giustamente non ero abituato, però poi piano piano, con il passare del tempo, ci ho preso confidenza con il mio telefono. All'inizio è stato un po' tutto strano perché avevamo pochissimi iscritti sul canale, però vedevamo che le persone iniziavano a guardarci. Sì, quando eravamo arrivati a 30, a noi sembrava wow, già, abbiamo 30 persone, 30 persone che ci seguono e vediamo che ci sono 200 visualizzazioni nei video. Oddio, adesso ci mettiamo quasi a ridere. Però all'inizio è stata una cosa strana, perché ho detto, ma chi mi va a guardare i video su YouTube? E invece abbiamo trovato un buon riscontro positivo. Dopodiché è successo che, guardando le analitiche, l'analytics di YouTube, ci siamo accorti, ahimè, che il pubblico che guarda i nostri video, anche se sono parlati in italiano, per il 70, e dico il 70%, proveniva dal Regno Unito. E lì è iniziato un po' un attimo il problema con la lingua, perché abbiamo detto, ma adesso come facciamo? E allora abbiamo detto, noi fare un bel discorso bello, filato e completo in inglese ci viene difficile. Però ci impegneremo. Ma ci stiamo impegnando, prima o poi ce la faremo. Allora abbiamo deciso di inserire i sottotitoli, e anche così, a parte che siamo veramente super contenti, perché pur non essendo parlati in lingua inglese, attualmente ancora manteniamo la percentuale del 70% dal Regno Unito. Quindi siamo super felici, perché sì, sono quelle cose che, diciamo, uno non si aspetta. Vabbè, visto che parla sempre lui, io vado un attimo a bere un bicchiere d'acqua, Ecco. Tanto parli sempre tu. Allora, prima di andare avanti, ci prendiamo una pausa. E cosa gli possiamo dire alla regia di lanciare? Fai tu, regia.
che tu parli, decidi sempre tu. Ecco, allora niente, diamo libero arbitrio alla regia e che ci lanci un bel video. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che hanno, come vi avevamo chiesto, messo mi piace a questo video. Grazie mille perché siete parecchie persone. E adesso, prima di andare avanti, ci tenevo a dire una cosa molto 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 importante. Nel periodo del lockdown e in tutta l'estate siamo stati veramente contenti di avere delle interazioni su questo canale, perché voi dovete tenere conto che noi qui siamo lontanissimi da casa, lontanissimi dalle amicizie, e il fatto di avere tante persone che ci scrivono, che nei commenti ci hanno scritto mi raccomando, state al sicuro, cercate di stare bene, state riguardati, appena possiamo vi veniamo a trovare, ci berremo una birra insieme, ci ha fatto veramente, ma veramente piacere e compagnia in quel periodo un po' così e così. Quindi secondo me più di quello che noi stiamo dando a voi è quello che voi avete dato a noi e state dando. Comunque il sostegno, anche se non ci conosciamo di persona, non ci siamo magari neanche mai visti, l'affetto che tutti voi ogni giorno ci state dando. Quindi davvero davvero grazie di cuore. Ho staccato perché mi stava quasi iniziando a cadere la lacrimuccia, ma visto che oggi è un giorno di festa, dobbiamo tornare a sorridere, e per farvi e per tornare anche noi
a sorridere, ci guardiamo insieme. Gli errori che ha fatto questa signorina qui qualche giorno fa, dovevamo fare delle riprese, penso 2 ore ci abbiamo messo, perché lei si ritiene quella che ma io i video dialetticamente io sono brava, li faccio alla prima è proprio niente. Guardate un po'. Non me lo ricordo. Uno degli argomenti che tra gli argomenti che tratteremo appunto dai. In questi minuti, ragazzi, vogliamo anche raccontarvi un pochino. Sono più di 60 anni, ragazzi. Dai. Questi ragazzi. In questa mezz'oretta 40 minuti del video premiere. Ma non dire di nuovo sta mezz'oretta. Siamo sicuri che ne usciremo più forti. Non ce la possiamo fare. E meno male che sei quella fenomena a fare i video dialetticamente. Beh, grazie per la bella figuraccia, ma io ho una risposta alla mia figuraccia, ovvero lo spavento che tu, caro, ti sei preso la sera della caduta del quadro. Vai! Bene, direi che noi siamo pronti. Mi raccomando, appuntamento Domenica, ore 20, sempre su Curiosando. E allora è scappata e il gatto si è spaventato. Bene, torniamo a noi e alle cose serie. Quest'isola, come vi stavamo dicendo, è piena e ricca di cose da fare. Stando qui per quasi già 3 anni, diciamo che si conoscono tante persone, una delle quali è che adesso è diventato un amico, che è Luca, che è proprietario di un negozio che vende escursioni. E quest'estate ho avuto la fortuna e il privilegio di poter fare un'escursione che, diciamo, era già un po' che la menava questa escursione. È una cosa che a me piace, perché uomini e motori è amore dai secoli. E quindi, visto che avevo anche questo canale aperto, siamo riusciti a metterci d'accordo con Avventura Lanzabaghi, che gentilmente mi ha offerto questa escursione di 3 ore con i buggy, che costa anche dei soldini, e quindi mi sono andato a godere dei panorami e dei posti che purtroppo non ci si può arrivare facilmente. Quindi, regia, fagli un po' vedere dove sono andato. Benzina fatta, adesso siamo qua, aspettiamo che tutti gli altri finiscano di fare benzina e partiamo per il nostro tour di 3 ore con il
da 165 cavalli. Una bomba! Coi buggy, è tornato a casa entusiasta, mi ha raccontato tutta la sua giornata, super eccitato, dobbiamo andarci insieme. Io invece sono una persona un po' più romantica ed è un posto che mi piace tantissimo, quindi ho deciso di farmi portare alla Graziosa e vi lascio in compagnia di questo splendido video. Questa, ragazzi, è esattamente la punta più a nord di tutta l'isola. Divide per Lanzarote, che divide il Lanzarote dalla Graziosa. Quello che vedete qui a sinistra è il risco del Mirador del Rio. Bene, tornando... Oh, è l'altra. Ah, scusate. Bene, tornando alla nostra vita sull'isola, eravamo arrivati... che eravamo a Punta Mujeres. Sì. Bene, siamo stati un anno nel bellissimo paesino di Punta Mujeres, ma poi ci siamo accorti che comunque eravamo parecchio distanti da dove lavoravamo. Quindi ci siamo messi in cerca di una casettina per avvicinarci un po' ai nostri posti di lavoro. E finalmente l'anno scorso, come fosse in questo periodo, siamo riusciti a trovare questa bellissima, piccola ma molto accogliente casettina qui a Puerto del Carmen. Puerto del Carmen è una delle mete turistiche di Lanzarote più gettonate. In questo momento, giustamente visto il periodo,
non è che ci sia moltissimo movimento, un po' per le restrizioni, un po' per i vari lockdown, un po' perché la gente ha paura a viaggiare, ma vi posso assicurare che appena tutto ritornerà alla normalità, vedrete Puerto del Carmen veramente non ve lo potete neanche immaginare. Come sicuramente nei nostri video non l'avete mai vista, perché come ha detto prima lui abbiamo iniziato questa cosa con il lockdown, quindi non c'è mai stato un video dove c'era festa come c'è di solito. Esatto, ma sono sicura che appena si potrà ritornerà a essere la cittadina di sempre e come era prima. Quindi, per farvi capire un po', ma solamente un po', di com'è Puerto del Carmen, diciamo alla regia se vi fa vedere un riassunto di Puerto del Carmen alla sera. Quindi regia, cerca e faglielo vedere. Vai! Bene ragazzi, adesso iniziamo con i preparativi per fare quello per cui siamo qui oggi. La tanto attesa estrazione. Quindi abbiamo qui preparato tutti i biglietti con i nominativi che ci avete mandato via email. Per una questione di privacy non possiamo mostrarveli e vi diremo il nome e la prima lettera del cognome, sempre per una questione di privacy. Quindi, siamo pronti? Partiamo? Vai. Giustamente facciamo questo in modo che tutti quelli che hanno mandato la mail possono constatare che noi che il nome c'è, che stiamo facendo le cose fatte bene. Quindi iniziamo con Richard J, Amanda J, Hilde B, Darren W, Matt J, Saverio G, James P, Marvin M, Stefano G, John
T. Quale sarà il nome? Il primo. Andoni FV. Bruno F. Mark S. Matteo S. Pauline G. Phil T. Claudio C. Stefano B. Gail L. David R. Helmut e Judith W. Giancarlo B. Maria Teresa G. Joseph M. Alfredo V. Filippo B. K. KG. David L. Mark W. Ruth H. Alan V. Tracy W. Lexi M. Peter J. Dawn S. Kenneth L. Chiosti M. O Chiosti, non so come. Angelo C. Michele B. Antonio G. Christine J. Alessandra G. Lucia A. John T. Kevin S. Mary and Julie R. Luis C. Gustavo Francisco MG Grazie. e Tony P. Peter T. Io dico l'ultimo, Andy H. Te ne sei presi meno come al solito, Dave T. Ti aiuto. Dai, aiutami. Enzo B. John R. Fulvia Maria T. L'ultimo lo dico io. Ray B. Mettiamo dentro e buona fortuna. Regia, L'ultimo nome. messo dentro. Adesso facciamo partire un video? Dai, Ma sì, partiamo dai. il video. Li Pausa. facciamo vedere. Cosa li facciamo vedere? Li facciamo vedere un Marina Rubicon. Ecco, un bel video di Marina Rubicon a Playa Blanca. Vai. Vai regia.
Bene, siamo quasi arrivati alla fine del video, siamo pronti per fare l'estrazione, ma prima dell'estrazione facciamo un bel brindisi insieme a voi. Mo qua. Mamma mia, manco più capace a aprire una bottiglia. Ho capito. Non ce la faccio. Ecco. Ci siamo. Attento a non scoppiare i palloncini. Per non scoppiare i palloncini. E non far cadere il quadro. Pronti? Che lo è? Salute. Eccoci pronti. Vai. Bel prosecchino italiano. Grazie. Con schiumetta. Mi ha rotto pure il bicchiere. Questi bicchieri qui di cristallo. Questi sono i servizio della prima comunione in cristallo. Rimettiamo. Quindi un cin. Buone feste a tutti. E grazie come sempre per il sostegno. Bene. Allora. Sposta la bottiglia, bravo. La bottiglia. Io mi preparo con il cannone. Adesso le procedure di rito. Vediamo. Troppo stretto? No, Tiro? va bene. Allora. Vai, stai lì. Cosa fai? Mescoli? Mescoli i bigliettini qui. Mescoliamo i bigliettini. Basta? Sì, basta, tanto adesso li mescolo un po' anch'io. Ok. Faccio una mescolata. Pronti? Oh. Bene ragazzi, noi siamo pronti. Allora, tu conta fino, fai 3, 2, 1 e io mollo la mano e tiro su quello che è in mano. Allora, Faccio vedere che non ho niente, il fortunato vincitore del soggiorno è... Vado? Regia, una musica tensiva. Tensiva. Vado? 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 Dove vuoi andare? Dai! Ce l'ho! Eccolo. Tieni quello qui prima che la butto per terra. Mettiamo Toglimi la benda perché... Vendas. Allora, inizio a aprire la metà del biglietto. Proseguo. Il vincitore Fortunato vincitore è... Diamo un indizio. Un uomo. Quindi noi donne siamo incluse. Quindi a questo punto sono pronta per dire che il vincitore è il signor Kevin Storer. Yeah! Quindi, signor Kevin, Madonna. ci metteremo nei prossimi giorni in contatto Ma che con casino! lei e è stato molto fortunato. Grazie a tutti per averci seguito. Rinnoviamo ancora un augurio di buone feste. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. E mi raccomando, diciamo un'altra volta a Kevin Storer che nei prossimi giorni gli manderemo
una mail con tutti i dettagli del caso e speriamo di poterci magari anche sentire con una videochiamata su Skype o su WhatsApp. Quindi abbiamo detto noi tutto. abbiamo detto tutto. Vi diamo Appuntamento a domani. appuntamento, claro, come al solito, a domani, ore 20, sempre su Curiosando Lanzarote. Buonanotte. Ciao! Ciao.